Cioè, voi guardate la linea di questa moto. Noi ne abbiamo l'annuncio ufficiale, il prossimo anno ci vediamo correre. Io non mi ricordo più un Alberto Nasca senza videocamera in mano. Vai Luca, scatena la folla. Ciao a tutti, come potete vedere da queste immagini mi trovo a EICMA 2018 perché anche quest'anno ovviamente non poteva mancare il classico video della fiera. Ora parliamoci chiaro, sappiamo benissimo che noi uomini veniamo a EICMA per due motivi: le moto e le ragazze. Delle moto va bene, parliamo sempre, ne parleremo naturalmente anche oggi, ma delle donne che cosa sappiamo realmente? Perché la moto dei nostri sogni, con tanti sacrifici, può essere nostra, ma la donna dei nostri sogni come si conquista? Nel video di oggi non mi limiterò solamente a mostrarvi le novità più calde di tutta la fiera, ma andrò a caccia di risposte per me e per voi. Il nostro giro della fiera parte da dove l'anno scorso ho lasciato il cuore, per tanti motivi, tra cui l'esperienza a Valencia, ovvero in Ducati. E anche quest'anno Ducati non si smentisce perché presenta grandi novità come la Diavel 1260S o la nuova Hypermotard 950. Ma naturalmente l'avrete capito ormai, io nel cuore ho le super sportive e non potevo non parlare della Panigale V4R. Cioè, voi guardate la linea di questa moto, al di là delle branchie da squalo qua sulla fiancata o le alette da MotoGP, se la V4 era bella da morire, questa fa paura da morire, pazzesca. Un giochino sicuramente un po' costoso perché quella lì costa 50.000 euro. E per restare in tema di super sportive siamo allo stand BMW perché hanno presentato la nuova S1000RR. È diversa. Guardate il musetto, è completamente diversa. Hanno fatto un restyling grafico davvero importante sia davanti sia dietro. Non solo un restyling grafico, ma a quanto pare di quello che c'è sotto hanno aggiornato tutto quanto. Che cosa deve fare un uomo per conquistare una donna? Non deve fare domande. È dimostrarle che è realmente interessato alla sua persona e non alla sua bellezza. Amarla. Con piccoli gesti conquistarla giorno per giorno. Deve corteggiarla sempre. La cosa più importante è stare sempre accanto alla propria donna. Intanto non essere troppo invadente, iniziare con un invito per un caffè, la dolcezza e la gentilezza Premiano. sì. Essere gentile, galante, educato. Ci vuole tanta eleganza, intelligenza. Ragazzi, è semplice, eleganza e intelligenza. È semplice, E non ragazzi. fate domande. Dal verde avrete capito dove siamo, non sto neanche a spiegarvelo perché c'è una grande novità. La 600, la Kawasaki ZX6R nuova del 2019. Dopo un po' di anni che non rinnovavano questa moto, eccola qua. Passiamo al blu, tipico di Yamaha. Qui c'è la vera bomba dell'anno, ovvero la Tenere 700. Ora vi mentirei se sapessi tutta la storia della Tenere, perché l'enduro non è proprio uno dei miei argomenti e soprattutto non ho mai guidato questo tipo di moto, quindi consulterò Wikipedia. Ecco Wikipedia. Ciao a tutti. Andrea Perfetti di Moto.it. Non è il mio pane l'enduro, no, però di questa Tenere se ne è parlato per tantissimi anni e poi è tornata perché è una moto che era apprezzatissima dagli appassionati di enduro, di viaggi nel deserto con le mitiche Tenere 600, poi Tenere 660, insomma c'è una famiglia larghissima. Poi è un po' sparita
sparita dal mercato. Ha smesso di farla. Hanno smesso, adesso invece Yamaha ha stupito tutti con un motore molto moderno, generazione nuovissima, bicilindrico, fronte marcia, tanti cavalli per andare in fuoristrada e su asfalto e poi per sognare veramente il deserto come negli anni '80. Dovrò provarla prima o poi. Attento che se la provi dopo la pista potrebbe piacerti meno. Aia, il signor Wikipedia non delude mai. Ci spostiamo dallo sporco all'asfalto perché parliamo delle super sportive. Quest'anno Yamaha ha presentato delle belle novità come super sportive. Questa che vedete qui, lo so che vi sembrava un R6, ma in realtà è un R3. Un restyling estetico totale, ma non solo estetico, perché hanno cambiato anche tanto di quello che ci sta sotto. Tra l'altro questo restyling estetico sia della R3 che della R125 ha migliorato notevolmente l'aerodinamica e dà prestazioni migliori. E sempre in tema di super sportive, una delle grandi bombe di quest'anno è la Yamaha R1 2019 GYTR. Quella che vedete qui alle mie spalle è una bomba in tutti i sensi ed è una moto solo da pista, prodotta in serie limitatissima, pochissimi esemplari, realizzata per festeggiare i 20 anni di questa moto. Cercando un po' su internet troverete... Oh. Allora, com'è questa GYTR? Ti ho rovinato la festa. No. Mamma mia, sai che da vedere mi scende la lacrima, mi ricorda che le corse con Taira, te le ricordi? Stiamo parlando degli anni 8 anni, 98. Sì, eri un bambino. Io avevo già l'età di oggi, pensa un po'. Grazie Max, è sempre un piacere incontrare amici come lui. Restiamo in Yamaha perché adesso tra pochissimo salirò sul palco con il buon Di Pillo perché abbiamo una grandissima news per la prossima stagione. Pilota, un personaggio fenomenale che arriva con i suoi strumenti del mestiere. Ciao! Sono tutti amici. Alberto Nasca, ciao! Ciao ragazzi! Noi ne abbiamo l'annuncio ufficiale, il prossimo anno ci vediamo correre, trofeo. Lo diciamo già il campionato? E non lo so. Va bene, ok. Se provi a ottenere una cosa, non la ottieni, ci devi riprovare, l'anno prossimo si rifarà lo stesso campionato. Naturalmente se sono qui è perché questo amore nato per caso con Yamaha è cresciuto, quindi correrò sempre di nuovo con Tecnica Moto, saremo supportati e collaboreremo con Yamaha che ci darà una grossa mano e correremo sempre a bordo di Yamaha R1. Finito l'evento Yamaha, mamma mia ragazzi quanti eravate, cioè io non ci credo, ve lo giuro, non ho mai visto niente del genere, cioè so che siete in tanti, so che siete 250.000 ma vedervi tutti lì è stato qualcosa di pazzesco. Nel frattempo mi sono teletrasportato alla Luca Salvadori qui, eccolo, ma non c'è solo Luca Salvadori ma ci sono anche due intrusi Tutti che arrivano da giù, qualcuno che arriva da un po' meno giù, e là, pronti per un'intervistina con Moto.it. Ciao Alberto, ciao. Torniamo in Italia da MV che ogni anno presenta sempre delle moto pazzesche e quella che vedete qui è... non saprei bene come definirla. Già il fatto che l'abbiano chiamata F4 Claudio Castiglioni vi fa capire di cosa stiamo parlando. Una moto in edizione limitatissima, il materiale che la fa da padrone è il carbonio. Cioè qui ci si chiede che cosa non è in carbonio perché è tutto in carbonio, anche i cerchi sono in carbonio, è pazzesca, prezzo per pochi. Fare un uomo per conquistare una donna? Di tutto, noi siamo troppo pretenziosi, deve fare l'impossibile. Ieri vi dico solo che ho ricevuto 402 rose. Portargli dei fiori, quelle cose lì si usa ancora. Allora, non deve regalare fiori, però deve essere dolce, conquistare. Oh, siete un gran casino, di là mi hanno appena detto regalare fiori. Ma non hai capito, cioè, ma siamo tutte quante diverse. Ragazzi, il casino non c'è una regola. Ma dipende dalla donna cosa gli piace. Deve cucinare molto e poi deve fare anche i piatti. Pure lavare i piatti. Certo. Essere ambizioso, Fare i regali, galantuomo, essere gentleman, poi un po' di intraprendenza. rispettarla. Devi rispettarla. Trattarla bene, darle tanto rispetto. Cosa deve fare un uomo per conquistare una donna? Comprarmi questa moto. Un po' costosa. Me la però. prendi? Comprarci una moto. Comprarle una moto. Non importa che cilindrata di moto avete, portarmi a cena fuori. Basta un invito a cena. Se
sorridere, avere un bel sorriso, avere dei begli occhi, essere simpatico, parlare, chiacchierare, essere gentile. Words, it doesn't matter. For me, Facts. yeah, deve essere rispettoso. Deve farla ridere, non basta quello, però è una caratteristica che è importante. Quella è fondamentale, ci deve essere. Piove, 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 come l'aspettavo. Qui abbiamo una delle moto più innovative di tutta la fiera, ma anche quella col nome più geniale. Bolid E. Questo è un prototipo dell'Energica, naturalmente una moto elettrica, e la particolarità di questa moto è che è una moto smart. Grazie alla collaborazione con Samsung hanno realizzato una moto che più la guardi più scopri chicche particolari. Questi sono gli specchietti, che sono nient'altro che 2 smartphone. La puoi integrare con lo smartwatch, quindi accenderla con lo smartwatch che mi sta facendo vedere qui la ragazza gentilissima. Ha un'app dedicata con cui puoi anche sapere se qualcuno ti ha rubato la moto, perché nel momento in cui si allontana da un certo raggio ti arriva il messaggino che non vorresti mai ricevere, ovviamente. È un prototipo, non è in vendita, ma come tutti i prototipi presenta delle novità, delle tecnologie che magari un giorno troveremo sulle moto di serie. Tornando in Italia e passando da Aprilia sono rimasto sconvolto da questa moto. Come tante moto qui presenti non è una moto reale, ma è un concept, cioè nel senso la moto è qui, è reale, ma non la trovate dal concessionario. La cilindrata mi ha stupito perché è un 6,60 però bicilindrico, quindi non è come un 600, e l'idea di questa moto è quella di divertirsi per strada, questa è l'idea di questo concept. Pezzi di merda! Io non mi ricordo più un Alberto Nasca senza videocamera in mano, non so neanche come sia fatto. Che oro! Nasca! Mi fai un pezzo di merda anche tu? Non farlo! Non posso per contratto. È lui il tuo manager. Salve! Vai Luca, scatena la folla. Devo scatenare la Vai, folla. scatena la folla. No. Vai, vai, vai. No, facciamo. Vieni qua, vieni qua. Vai. Vieni qua. Quando è che raggiungi Nasca? Che lo superi? L'ho già superato. Andiamo di dissing qua. Dissing. Va bene, va bene. Ma hai superato su YouTube, ma in pista non ti vedo neanche.